L'Italia è una terra di conquiste, battaglie e dominazione. Andiamo a Bari Vecchia, precisamente uno dei quartieri popolari di Bari. In questo periodo, precisamente nel 1200, Bari sarà assediata dai Saraceni. Però, fortunatamente, arriveranno in Bari i commercianti veneziani, che la libereranno con una flotta di 100 navi, restituendola così ai bizantini. Infatti vedremo una Bari che riprende la sua vita e anche che prega. Infatti in questo periodo la Chiesa avrà un ruolo essenziale, perché oltre a essere un punto per pregare, sarà anche un luogo di incontro per molte persone. Ci troviamo in strada Palazzo di Città, ovvero la strada dove fu costruita la chiesa di Sant'Anna. In origine la chiesa di Sant'Anna ha avuto altre denominazioni. La prima fu Santa Pelagia, santa patrona della città di Venezia, costruita perché i baresi volevano ringraziare i commercianti veneziani per aver liberato la città dall'assedio dei Saraceni avvenuto nel 1200. Una volta all'interno, notiamo subito le sue dimensioni ridotte. Infatti, la chiesa di Sant'Anna presenta una navata unica. Davanti all'altare maggiore è presente un altare a mensa, contenente alcune reliquie. Costruito nel 1981, presenta ai lati delle scene relative alla Sacra Scrittura. Frontalmente è possibile ammirare la rappresentazione dell'Ultima Cena. Sul lato sinistro il sacrificio di Isacco e sul lato destro la discesa della manna agli ebrei nel deserto. Alla base, ai 4 angoli, si innalzano 8 statue in bronzo che ritraggono i 4 evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ed i 4 profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. L'altare maggiore, di legno dorato ed intagliato, risale al XVI secolo. Al centro fu posto un grande crocifisso ligneo di fine 400. Ai rispettivi lati troviamo 4 intercolunni. A sinistra e in basso troviamo San Tommaso da Villanova, in alto Sant'Agostino. A destra, invece, in alto, Giovanni da San Fecondo e in basso San Nicola da Tolentino. Proseguendo verso le pareti laterali, notiamo che esse sono segnate da 4 arcate. Nella prima, che incontriamo, possiamo ammirare la Madonna del Cingolo. In questo quadro, realizzato nel 1624 da Andrea Bordone, in alto è raffigurata la Vergine accerchiata da angeli, con in grembo il Divino Infante. Al centro è rappresentato Sant'Agostino, conosciuto come santo della Chiesa, ovvero la terza denominazione assegnata all'attuale chiesa di Sant'Anna. Nel quadro egli ha nella destra, accostata al petto, il suo libro, chiamato Le Confessioni, che testimonia la sua conversione alla religione cristiana. Ai rispettivi lati, i suoi genitori, suo padre San Benedetto, che mostra il progetto della chiesa a sinistra, e sua madre Santa Monica a destra, che riceve il cingolo dalla Madonna. A sinistra dell'altare, invece, si trova l'Adorazione del Salvatore, il quadro di Andrea Miglionico, realizzato nel tardo Seicento. Al centro del quadro si nota la Vergine col bambino, al quale Sant'Anna, prostrata, bacia il piedino. Alle spalle delle 2 donne i rispettivi mariti, San Giuseppe a sinistra e San Gioacchino a destra, che guardano in atteggiamento estatico. Subito dopo troviamo una nicchia contenente Sant'Anna, che tiene per mano Maria Bambina. Ed infine, sul lato destro, vicino all'entrata, è presente il martirio di San Biagio, realizzato nel 1617 da Giovanni Bretin Gali. In questo quadro è rappresentato il santo,
che incatenato ad un albero viene torturato da 4 aguzzini. In alto è rappresentata la Vergine col bambino e Sant'Anna. La volta della chiesa di Sant'Anna è a botte. Presenta 3 affreschi. Il primo, che si incontra entrando in chiesa, raffigura la nascita della Vergine. Seguono gli affreschi della Trinità e la presentazione di Maria Bambina al Tempio da parte di Sant'Anna e San Gioacchino. Questi 3 affreschi, inizialmente realizzati da Nicola Colonna a causa dei danni derivati durante la Seconda Guerra Mondiale, furono restaurati dal figlio Umberto. Con l'arrivo dei Milanesi, ovvero 500 anni dopo la sua fondazione, la chiesa fu dedicata a Sant'Ambrogio, santo e patrono della città di Milano, voluto dalla regina Isabella d'Aragona. In questo momento, nel 1508, furono aggiunte delle lastre scolpite raffiguranti degli animali da parte di uno scultore chiamato Septus. Tra queste lastre, come si può vedere alla mia sinistra, possiamo notarne 2 in particolare. Una raffigura un cane in corsa rappresentato di profilo e un'altra rappresenta 2 scimmie che secondo la tradizione bizantina ricorderebbero 2 giocolieri perché possiedono una palla in mano. Quando la chiesa fu dedicata a Sant'Ambrogio fu aggiunta una dedica sul portale principale, ovvero Divo Ambrosio Mediolanenses Cellumer Exerunt Anno Domini 1108, che vuol dire a Sant'Ambrogio gli abitanti di Milano eressero un piccolo santuario nel 1508. Nel 1508, inoltre, la chiesa presentava una sopraelevazione del timpano e del campanile. Nel XIX secolo, precisamente nel 1807, l'arcivescovo Bari-Bitonto Mariano Andrea Magrassi creò la prima confraternita in questa chiesa, chiamata Confraternita San Marco della Buona Morte. Quest'ultima fu unita alla confraternita Gran Madre di Dio, presente nella ex parrocchia Santa Teresa dei Maschi, assegnandole il titolo di arciconfraternita. Infine, la chiesa fu dedicata a Sant'Anna. Quest'ultima, madre di Maria e nonna di Gesù, è la santa della fertilità. Infatti, secondo una tradizione popolare, in questa chiesa si celebra un rito, ovvero la celebrazione dei bambini. Durante questa celebrazione, i bambini, prima che vengano battezzati, vengono portati in chiesa per essere benedetti e infatti, dopo la benedizione, ricevono una medaglietta dorata ed un santino. Inoltre anche le donne partorienti si presentano in chiesa per chiedere a Sant'Anna 3 favori: un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per poterlo allattare, perché Sant'Anna stessa ricevette in dono di diventare gravida seppur avanti con l'età. Lasciamo alle nostre spalle la chiesa di Sant'Anna per trovarci in una delle piazze principali di Bari Vecchia, ovvero Piazza Mercantile. In questa piazza c'è uno dei monumenti più importanti, ovvero la Colonna della Giustizia, costruita dai commercianti veneziani quando giunsero a Bari. Questa colonna era utilizzata per punire coloro che non riuscivano a onorare i propri debiti. Bari è piena di edifici storici. Infatti, come possiamo vedere alle mie spalle, notiamo la chiesa della Vallisa, monumento molto importante. Ma ho voluto parlare della chiesa di Sant'Anna perché, seppur molto piccola e poco conosciuta, è una chiesetta stupenda e secondo me offre tanta bellezza. La chiesa di Sant'Anna è molto importante perché i giovani possono apprendere ed ammirare tutto ciò che hanno ricavato dal passato.